Ok, riparto col secondo video, quindi siamo in live, ma io comunque per quelli che stanno in chat sarà abbastanza folle, ma praticamente questi sono i dati che loro hanno raccolto nelle 2 settimane di beta che ci sono state, nei 2 weekend. Sta facendo un riassunto di quello che è successo e le cose che sono state modificate. In realtà questo è già tutto uscito nel documento che hanno rilasciato, adesso praticamente lo stanno commentando in tempo reale. Comunque dice, in generale una delle cose che abbiamo guardato da questi weekend beta sono stati i feedback che abbiamo avuto dei druidi e barbari, perché loro hanno dato la sensazione di essere più deboli di necromante, rogue e sorcerer. For the barbarian, we felt we identified that the barbarian at low levels in particular needed more damage reduction sort of built in. Ok, quindi praticamente dice che hanno capito che il barbaro aveva bisogno di più riduzione danno a livello basso. Just flat, no matter what choices you're making as a barbarian, and that's to account for some of the ways the barbarian has to get up close and personal with. Questo a livello basso, ovviamente. We also identified elements of the druid. Trovato alcuni elementi del druido. You could really benefit from some buffs. In fact, I think potrebbe essere beneficiato da alcuni buff. Quindi qui ti fa vedere i companion skill, cioè le bestie che ti porti appresso fanno più danni, i cooldown sono diminuiti, insomma hanno fatto un po' di balance alla fine, a seconda del... casting storm skills, and ecco, qui ti fa vedere la cosa fighissima è che nella sua esperienza del druido, quello a endgame ovviamente, lui ha questo druido che rimaneva grazie all'oggetto leggendario lupo tutto il tempo, e in più però faceva i tornadi o la tempesta, non capisco. Infatti adesso ha detto, dopo che ha fatto l'endgame del druido, ha detto sono confuso perché potrebbe essere il druido il mio favorito, mentre quando avevo fatto le beta mi aveva dato no, questo lo gioco dopo, tipo. Where it feels like there wasn't a way for the melee class to deal damage effectively while also avoiding incoming damage, right? Because a lot of times you'll have the opportunity for a ranged class. Praticamente i ranged sembrano un pochino più avvantaggiati in sostanza durante la beta. Doing more damage, or damage per second, and a melee class is sometimes choosing between taking damage. È come se praticamente il ranged sceglie semplicemente che fa danno, mentre il melee sceglie semplicemente se fa danno non prenderlo. Vabbè, è abbastanza banale come considerazione. Boss abilities and bosses that our data showed were much more deadly to melee classes. Ok, ovviamente poi hanno visto che i boss effettivamente erano molto più mortali per le classi melee. Because you might notice that we had a note here that states that summon minions will die more often. Now, ok, quindi fa vedere che alcuni minion moriranno più frequentemente. To have sort of an economy. We want to have the sense that corpses are useful. You're using them to bring in more skeletons, and the necromancer pets. As a theme of this sort of vabbè, qui stanno commentando il fatto che comunque vogliono creare questa sinergia, questa specie di economia per il necromante che ha a disposizione di corpi per poter creare insomma mostri che muoiono e li puoi risammonare, insomma. I don't have any pets and I'm a pet builder. We certainly want to make sure that you have pets available, but we want them to be kind of coming back from time to time. So quindi vogliono che li abbiate disponibili, ma che dobbiate comunque... But we also, I was talking about areas where abbiamo incrementato il danno che prendono. We also took a look at cases where there were abilities that felt unfair for pets. Where there was just però abbiamo visto anche alcune abilità che erano nessun problema per il giocatore per togliersi, ma i pet non potevano togliersi e morivano sempre. Yeah, that's not a fun gameplay that we're trying to capture specifically with the necromancer. Quindi hanno cercato di creare un equilibrio di questo tipo. Powers due to pets.
both necromancer and druid. E poi vabbè, non è fatto il corp explosion, questo. Managing your minions to some degree is part of the mastery of playing a necromancer, and that, like, you know, when skeletons go down, you need to accommodate that, make sure that you have corpses that you've been generating or keeping on a Quindi praticamente quando muoiono gli scheletri comunque vogliono essere sicuri che tu puoi rifarli in qualche modo. Is needing to resummon, to your point, these kind of disposable soldiers that are supposed to be helping you. So we want to make sure that continues to hold true, but not to a point where like an armored necro can't go fight bosses. That's obviously not what we're trying to build with any of these changes, of course. Esatto, però devono ovviamente cercare, e questa è una cosa che dicevo anch'io, che se il negro non c'ha i pet disponibili non ce vai a fan boss, muori. Quindi loro non vogliono creare questa cosa. Regularly, so it was something that was a continuous part of the gameplay, but I never found myself in a position where, oh, I'm out of minions, I'm out of corpses, so the corpse lui sta generation dicendo che non ho mai avuto un problema a livello di generazione di cadaveri per poter evocare le... For what you intended to accomplish, I felt you did. Yeah, so, you know, one of the other areas of feedback, we have a note here that says, that might be a little bit confusing. It says, we reviewed the class skills to confirm that there were good options to get out of control impairing effects. In many cases, what we mean is unstoppable, which is the effect in Diablo IV that clears all. Ok, praticamente qui è il secondo punto del genere, sta dicendo che hanno fatto in modo che almeno ogni classe abbia skill sufficienti per poter togliersi dalla roba che te stunna, cioè qualcuno aveva detto che effettivamente si era trovato in situazioni in cui veniva chain stunnato, chain e quindi chain stunnato, chain bloccato, insomma di seguito, e quindi in questo modo hanno fatto in modo che di confermare che tutte le classi abbiano delle opzioni sufficienti. Quindi però quello lo sto chiedendo. I don't remember it being an issue at the high levels of play, no. Ok, going back to my favorites, Barbarian alto now is my second favorite after being my fourth. Alto non ho avuto questa impressione. The melee playstyle I felt gelled really well with a high level Barbarian. It all came together. I didn't feel I was being punished for being in melee. I didn't feel constantly crowd controlled or an inability to gap close. Ok, quindi sta parlando delle modifiche che hanno fatto, ha fatto in modo che lui riuscisse a liberarsi da... Cioè non veniva chain stunnato, l'hanno risolto in teoria questo problema. So, the last thing I want to note on classes, of course, is that there are a few other changes beyond what you're seeing here. Ci sono altri cambi che abbiamo fatto rispetto a quelli che vedete qui. Hydra changes, tipo cambiamenti all'idra. Small changes to classes. There are also some cases like alcuni casi come i poteri leggendari. Legendary power effectiveness, which is sort of vague, but it's really just that there are a bunch of di alcuni oggetti leggendari che abbiamo corretto, insomma. The other thing I want to talk about non sta parlando. Dice abbiamo fatto questo, ma non ti dice esattamente che hanno fatto. So we got a lot of feedback from players that i dungeon. There's a lot of running back in dungeons. Qui sta parlando del fatto che parecchi gli hanno dato il feedback che bisogna che nei dungeon ci devi andare e poi tornare indietro dello stesso punto. Of course, if we have a situation where you're running back, we have a system that causes monsters to ambush you to make sure that it's not just running through an empty space. Ok, quindi praticamente hanno aggiunto agguati dei mostri che anche se tu torni indietro comunque ci potranno essere altri mostri che cercheranno di uccidere e abbiamo un po' cambiato l'oggetto del layout del dungeon. I wish that I made this graphic. Ok, quindi I did laugh really hard when I saw this the first time. I loved it so much. Questo è forse un feedback che gli hanno dato. I think this is a great example. So this is one of the dungeons. Cioè questo è uno dei dungeon in beta, Hoarfrost che è stato dato in beta come feedback, perché vedete che uno anda a destra, poi ritorna indietro, anda di là e ritorna indietro. That it has so much run back is that the objectives are laid out in a way that perché gli obiettivi stanno messi in modo che uno devi prendere uno, torni indietro, perché è un vicolo cieco praticamente. So we changed the layout of Hoarfrost Demise like this. Right. So you can see that the objectives. Ok, quindi praticamente qui ti fa vedere gli obiettivi sono abbastanza nel percorso che fai praticamente. In this case, the player has explored all of the dungeon and you can see all of the map. Yeah. But when you're playing through the dungeon, you don't have the map is fogged. You haven't explored it yet. But quindi it's set up in such a way that as you're exploring tutta la mappa, ma mentre lo esplori
È come se li incontrassi naturalmente questi obiettivi durante il tuo percorso. In our objective view, this was going to lead to smiles. Yeah, it's a good. But no, it's important. Like we want to make sure that as you're progressing in space, you're naturally in a simpler way, as opposed to you need to like kind of like wander and kind of like backtrack a lot more as part of that. Yeah, and in fact we identified a number of dungeons that qui un altro dungeon in cui gli hanno fatto vedere, guarda, si tornava indietro. And we also, we were talking about nightmare dungeons. We also want to make sure that nightmare dungeons vogliono fare in modo che anche i nightmare dungeon abbiano questa caratteristica. As well, because of the key replayability system, as we were just talking about earlier. This is another example. È un punto importante per la rigiocabilità. Questo è un altro dungeon che aveva questo tipo di problema. Feedback and screenshots from Core Dragon, where you can see that the objectives are set up such that clearly you're going to have to run back. Gli obiettivi ovviamente devi ritornare. You're going to spiral around, you have to go out. You have to explore out from those spirals. Ci vuole tempo, devi tornare. Getting confused and running back. Because the other thing that happens here is that if you've run to an cosa che accade qui, se vai verso un obiettivo, next thing that you have è la prossima cosa is che back hai. along a path that you know about already. Sta su un posto che hai già why wouldn't you visto. just run back along that path that's empty of monsters? It's not fun. Non è It's more fun divertente to kill tornare in un monsters, but it's more posto. efficient than exploring some unknown that might or might not lead back to it, right? So that's a key part of these. Ok, quindi praticamente sta dicendo che If you take a look at the comunque. next shot here, you can see how we rearranged. Ok, quindi fai vedere come l'hanno cambiato praticamente. To ameliorate this. Per migliorare questa cosa, ok, fa vedere these che aren't the only changes that we made either. There's some other things we did to actually. Che l'hanno reso molto più interessante a livello di So there's prendere gli things like oggetti nei there are some dungeon. dungeons where the players are asked to kill all the monsters inside a dungeon space. Se per And in esempio those situations, c'erano we made it so, like once the players reach a certain threshold of monsters quei they kill, dungeon, rather than saying like there are potentially as many as 50 zombies. i dungeon in cui in devi this case, uccidere tutti i mostri del after the dungeon, player un has po' come killed, il primo di 49 Diablo zombies, they 2, might no? still be normally looking around in the last corner where a zombie got Che like Den, sì, is no, kind of like non mi hiding in a closet someplace, right? In this situation, instead, once you reach a certain threshold of zombies that you've killed, Okay, now quindi they actually begin chasing you down. They start looking for you in that situation. ok, quindi praticamente hanno cambiato il modo che adesso i mostri ti cercano. Quindi in realtà non sarà così difficile. Non è che devi andare a cercare tu, ma te vengono a cercare loro in modo che non ci sono problemi a mettere lì a cercare durante la these mappa. objects, they're like these motes of energy that drop on the ground when you kill certain kinds of monsters. Sometimes you need to go and gather a whole bunch of these things and then bring them back to another area. Ok, poi l'oggetto che ti prendono e per andare a metterli per aprire una porta. I famosi oggetti da mettere nel punto A e punto B e poi aprire la porta. You're going to also gain various buffs by picking these up. You're going to gain some resource back for your class. You can get some other things. It's actually Ok, mentre prendi questi oggetti ti daranno anche dei buff. There's lots of things we're trying to do to make sure that those experiences like Ok, per rendere più interessante la cosa, insomma, che non è semplicemente raccogli sta cosa e portala su punto A, ma raccogli sta cosa, ricevi questo e portala su punto A. Buff, risorse, hanno fatto un po' di esempi, ma First off, with kill all monsters, of course, if you're having to go and hunt down one of those monsters, quindi se per esempio backtracking, right? You're running through an empty space. And the other aspect of it is that the sort of the intensity curve of the excitement per forza in un po' the di dungeon backtracking is going down. Like you're backtracking through a bunch of empty space, and then when you get there, it's not going to be un corridoio vuoto e non è una cosa divertente tornare indietro nello stesso corridoio se ci sono dei mostri che si nascondono dietro un angolo praticamente. It's one spider. Yeah, it's un ragno che si è it's nascosto almost similar to like Den of Evil, Diablo 2. Esatto, Den of Evil, quello di now cui them parlavo. being able to seek you out. Però adesso la cosa che fa in modo che viene che ti vengono a cercare loro fa diventare la cosa molto più interessante. At the end of the dungeon, right? Because you have the monsters, and you're still clearing the last monsters, and now you have monsters running at you. Quindi questa è una cosa che avviene progressivamente. Questo è interessante, praticamente. This was probably my number one complaint about the beta was the backtracking. Praticamente da quello che ha fatto capire, lui sta dicendo del feedback che gli aveva dato anche lui. Praticamente quando tu devi fare, che ne so, devi uccidere 100 mostri, arrivi a mostro 97, 95, 96, che ne so,
E gli altri che vengono tutti addosso, che vengono a cercare. Magari sta cosa succede al mostro 80, non lo so. Insomma, però penso che più si riduce il numero e più cercano di venirti a prendere. Se l'ho capita bene. Things to run into, but just overall everything from an experience standpoint just flows a lot better. Però ha detto lui dell'esperienza che ha fatto, adesso funziona molto meglio. And everything that we took in from the community and we posted on the blog, we actually had a big question in regards to dungeons and c'è un'altra domanda che abbiamo avuto è sul reset del dungeon, come funziona il reset del dungeon. For you guys to be able to clarify a little bit, because there's tons of questions, and then we tried to clarify, and I think we made it worse. Abbiamo cercato di chiarire, ma abbiamo fatto peggio. Exactly. Quindi adesso cerchiamo di chiarire la chiarificazione. So we added this button, abbiamo messo questo bottone all'inizio, quando non c'era un modo per resettare i dungeon naturalmente. In fact, the way we added it led to some undesirable secondary effects. E questo ci ha portato ad alcuni effetti indesiderati, perché era istantaneo, non importava se stavi all'interno del dungeon, se era finito, se eri un character hardcore, premevi e ti salvavi. Since we initially added this button, the amount of time for dungeons to reset organically, we've been working with our online team and we've been making changes. Quando hanno cercato di cambiare il modo in cui funzionasse, like how Town Portal works, come funziona il Town Portal, come funziona il tempo di reset di dungeon. E oggi, se sei fuori dal dungeon, e se ognuno dal tuo party è fuori dal dungeon e non ci sono portali aperti nel dungeon, il dungeon si resetta in circa un minuto. O se è parzialmente completato, I have to do something else. I'm going to go, kill a world boss, or I want to do something else now. Se voglio fare un'altra cosa, per esempio, then it'll take a little bit longer to reset. It takes about 150 seconds. Ci mette un po' di più, circa 150 secondi, ma si resetta comunque naturalmente. The other case, l'altro caso, you've got maybe you're doing the dungeon and there's some particular objective. Se per esempio c'è un dungeon, alcune quest nel dungeon e qualcuno, uno dei tuoi amici arriva e vogliono fare quella side quest, ma tu per esempio l'hai già fatta, puoi uscire dal dungeon. Ok. It does have a short cast time, so not as quick, yeah. But it's quite it's right through the UI, you can do it from anywhere. And invite the other person to the party. Invitare l'altra persona. E torni dentro e il dungeon è resettato praticamente, via. Like resetting dungeons is still a thing. Vediamo, perché ovviamente la gente troverà il modo di esploitare sta cosa sicuro anche in questo caso, però intanto è così. I did want to go over two due altre cose, due cambi we also obtained through beta that we che abbiamo didn't actually fatto report on the blog. One you actually tweeted about, a causa dei cambiamenti. Uno ha mandato il tweet lui, ultra wide screens and being able to control cast, parla dell'ultra wide screen e il controllo della cast distance. So people who are using ultra wide or mega ultra wide screens, like will be able to essentially cast to the furthest corner of their screen, and be able to use abilities in that type of way. And then one other thing that we did notice during beta, which was world boss encounters, and how players would actually complete a world boss encounter and then go back to town and then find another way of being able to, in that same window, go through another world boss encounter to obtain multiple opportunities of ok, praticamente in beta quello che hanno visto è che con l'ultra wide screen si poteva sparare da un lato all'altro e che potevano fare multiple volte il world boss, quindi hanno fatto dei cambiamenti in tal senso. La prima volta che uccidi il world boss prendi more loot, cioè più oggetti, more loot, più oggetti di quelli che prendi la volta successiva, però prendi comunque qualcosa. Quindi in realtà lo puoi fare per volte. I know we ended up learning a ton from the community in regards to the beta. Obviously you guys got to hear
a little bit about the endgame systems within Diablo 4. L'endgame system, ne vedremo ancora di più, ma... Is it time for a surprise? Is it time for a surprise? Ok, il tempo della sorpresa arriva adesso, nel mio secondo video. If you've been hiding on the internet Tanto la seen Rob scriveranno Ferguson make very nonchalant tweets about this. Vabbè, questo è This is the and more. tweet. This is the and more of the actual vediamo che ci broadcast, dicono. I would say. So happy to announce that we've Felice been di hearing a annunciare lot of feedback from players un sacco about di wanting feedback. to experience more Diablo 4 Vogliono and fare check it più out, Diablo 4, before the Diablo game's 4, release in prima June. che viene rilasciato il So, premio. Quindi on cosa May sarà? 12th through May 14th, Dal 12 we al are going to be 14 hosting a Server Slam event. Server Slam where event. all players within Tutti i Diablo 4 giocatori who want to play Diablo 4 che vogliono can giocare jump Diablo in 4 and possono actually check out the provare game again. Diablo 4 di This nuovo. is a really important weekend for the team and the dev teams Importantissimo here weekend because per we il need team di as many sviluppo, people quindi to really log poi in, un'altra check out bella. Diablo 4 and play through the game. Because we need to test out our servers some more before we actually launch. Joe, I know you have a lot of cosa ci sarà da dire su questa nuova want beta? and need and emphasis towards this specific weekend, so be curious to hear. Yeah, so first off, all of the changes that we just talked about in this live Tutti i cambi che sono stati fatti ci saranno in questa versione. Non sarà la stessa versione che abbiamo già provato. The changes that we made from beta, you will be able to actually check them out that weekend on May 12th or May 14th. That's right. Quindi sarà una nuova versione the other della thing I want to beta. point out is that we recently announced that we've gone gold. That Diablo 4 has gone gold. Ok, sì, questo Diablo 4 è that means diventato gold. We got all of those changes from the betas in. We did tons of server. We learned a ton of stuff in terms of our servers. Capito parecchie cose. Making sure that we fixing bugs. We deployed hotfixes during those 2 weekends, and so we were able to really improve our confidence for launch through that, and that's why. E ci è servito veramente tanto, ecco perché ne vogliamo fare un'altra So praticamente. confident in announcing that we've gone gold. Now the purpose of this weekend ecco is perché to sono diventati slam gold. those servers, Okay. right? Quindi Really ora make sure dobbiamo that everything is proprio exactly perfect for launch because fare in that's really modo what's che important, tutto sia perfetto right? per il We want players lancio. to have a Il good server experience slam, on proprio il day server one slam. when the game launches, and so come slam our servers. Now, Come slam our of server, course, venite a this is distruggerci very i helpful server. for us because and it's helpful if you want to play on day one. Of course, It's helpful for the Diablo everyone, 4 community but to come help us slam our servers. Aiuta that's tutta la comunità di Diablo not the 4. only reason to do it. Non è l'unica cosa, perché quando partecipa al server slam un'altra chance di prendere il Wolf Pack se ve lo siete perso, quindi lo zainetto col lupetto che dorme. Because maybe you were traveling or for any other reason, you have another chance to get your Beta Wolf. Avete già visto Cryo Vashava Mount Trophy lì, And in addition to that, c'è una cosa nuova appunto. For this Server Slam weekend, per questo Server Slam, level cap to level 20. Quindi non è più 25 ma 20. Ok, quindi abbiamo aggiustato il livello oggetti leggendari come sarà nella versione live. Quindi saranno molti meno praticamente. E you're going to have 48 hours to slam these servers, right? E avete 48 ore, ma durante questo periodo Ashava comincia a spawnare dopo 24 ore e ogni 3 ore, quindi 9 opportunità di trovarla. Se arriva al livello 20 e uccidi Ashava mentre sei a livello 20, in this period of time, in questo periodo di tempo, it's 20. So you got to be level 20. Yeah. Don't show up in the Shava at level 5 and think you're going to get this. Yeah, expect you'll ti get sfonda se ci vai al livello 5. But what you're going to get is this Cry of a Shava mount trophy, which is il mount trophy è Server Slam weekend. You can see it here on your screen. Sul cavallo. Ecco il trofeo, è quello che si porta dietro. Questo è figo, vedete? Praticamente è quella cosa che c'ha su Ayappa praticamente. Un cosmetic unico uccidendo Ashava. Mount trophies in Diablo are
sono una parte della cosmetic customization della mount, oltre all'armatura della mount, alcuni sulla sella. Dice una bella sella su qua sulla spalla. Yeah, so again, like all rewards from the original first 2 weekends of the beta. Quindi le stesse reward che c'avevate, e in più potete prendere questa particolare cazzabubbolo da mettere su Ayappa e qui vi fa vedere quello che dovete fare. And you'll be able to explore Fractured Peaks again. Fractured Peaks, prologo e atto 1. And of course, Ashava will be spawning much more often in this server. Ogni 3 ore Ashava, 9 opportunità di farla, la fate, prendete Cry of Ashava Mount Trophy. And make sure that we have a smooth launch for Diablo 4 come June. So huge news for all of us. Sorpresa, and we will have a blog that will be going either live right now or live immediately after the broadcast. Ci sarà un blog live subito all this information, and that will be available on Diablo4.com. Ma tutti verranno ad ascoltare il video mio in italiano invece di check out the blog, get all your information there, and jump in on our Server Slam weekend, March 12th to March 14th. It's another opportunity to play Diablo 4 before the launch, which is really great. And you can test all the new beta changes, which is really cool. And one other thing that I do want to note for at least PC players who are jumping into the Server Slam weekend, the team here has done some massive work on some of the PC optimization from the first 2 ok, quindi c'è stato un ottimo lavoro di ottimizzazione rispetto a quello già avete fatto per schede video, per Server Slam weekends. Or a Server Slam weekend. Sorry, there's only one. I don't want to like set expectations or anything. But there's more graphic options and optimizations. Ci saranno più modi di ottimizzare nella versione. So yeah, looking forward to everyone really hitting the Quindi servers. Sarà una sorta di versione finale prima del lancio. We do want to jump into Q&A because we always end with Q&A. Okay. Rhykker actually has a bunch of questions that he was asking his own community. Il Q&A ragazzi ve lo risparmio nel video che faccio per YouTube, ma live lo tengo, one question that we have been seeing that has might come up within the community beforehand, and we'll start off with this one, which is like how long will it take us to get to the battle pass? It's a question that a lot of people have been talking about. Quanto ci vuole a fare il Battle Pass? I know that we wanted to talk about it. Ci mette anche questo in video, dai. Yeah, I think that there's so I've talked a little bit about this in the past. Ne abbiamo già parlato, one thing I really want to emphasize is that voglio enfatizzare quando pensiamo al Battle Pass per Diablo 4, game ships, we're looking quando our seasonal arriva il contenuto stagionale. We want to make sure that the players who are going through the Battle Pass, they're going to have a lot of content to consume, like outside the Battle Pass. So se voglio che loro abbiano un sacco di cose da fare, anche cose da fare dopo il Battle Pass. Non è che c'è stato solo il Battle Pass e fai e finire, non c'è più niente da fare. Is balanced in such a way that players of all types and all playstyles are able to get a chance to actually complete this. Quindi in realtà loro non è che si focalizzano troppo sul Battle Pass, ma più che altro sulle attività che potete fare che piano piano contribuiscono a fare il Battle Pass. And just having a good time getting all of these rewards. Più o meno Dark Kill, sì, sì, più o meno sì. Cool. Rhykker, I know you have questions. I want to make sure that you get some questions in and so forth. And I guess we'll just go back and forth for this. It'll make it easier for these two guys. I mean, for you guys, we'll just be doing this. Like, yeah, exactly. Just keep doing that. Yeah, sounds great. Well, so first off, something that you were, I think, touching upon earlier, and correct me if I misunderstood, but I think on the topic of Nightmare Dungeons, sui Nightmare like Dungeon every dice, season there's going to be a ogni season ci sarà una rotazione di 30 dungeon che possono diventare So we want to Nightmare. make sure that we've got a subset of the dungeons we have in the overall game. There's over 115 or so Ce ne sono like side più di dungeons 150, quindi the baseline Diablo 4 experience. We want to take a subset of those each season. The exact number we're working on. We're going to think about that. Ci stiamo ancora pensando al numero esatto, ma vogliamo che ogni stagione possano diventare Nightmare different kinds of objectives, different sorts of layouts, X dungeon, non tutti praticamente. We also don't want players to feel that they're going to have this where they have to be thinking about
all 115 different dungeons. 115, non 150, scusate, 115. To this system in particular. So that is the idea. Ok, 115 effettivamente sono tanti, quindi ogni stagione praticamente, ma forse per gli obiettivi stagionali, I got a question here from, I'm not going to butcher Twitch names, guys. I do this every stream. From a Twitch user. From a Twitch user in chat. Sì, beh, non è solo una parte del kill. E comunque il concept delle Mythic Plus non è di WoW ma di Diablo 3 dal kill. È WoW che l'ha presa da Diablo 3. Dai rift di Diablo 3. But I will say this, that we're going to be having a lot of really rich and interesting content updates for our seasonal players, but we're still be making balance changes and adding new items and unique items and things of that nature for players who are playing in the Eternal Realm, the place where you will be able to never have to worry about a character reset or do any of those things. There will always be new infusions of some game content at that level. Ok, stanno dicendo che comunque non è che ci sarà solo la cosa dello stagionale praticamente, anche se loro raccomandano lo stagionale, anche il gioco normale avrà inserimento di contenuti nuovi. December press beta to the public beta was that changes were made to the skill tree. There were new passive skills, there were new paths made amongst the passive nodes. So I'm wondering, was the skill tree designed in such a way that you can, over the course of seasons or expansions, add new passive? Ok, quindi lui praticamente sta dicendo yes, so the lo skill tree che abbiamo sarà solo l'inizio di queste classi, ma praticamente lui gli ha chiesto ma con le stagioni c'era anche la possibilità che lo vedremo modificato sto skill tree, e lui dice sì, questa è quella che l'idea che abbiamo dal lancio, ma si potranno avere anche more likely to happen as part of our our future larger expansion size updates rather than things might be happening as part of seasons. We have lots of interesting customization options we're going to be adding. Ci saranno opzioni di customizzazione, non tanto per cambiare completamente l'albero. Quello dice è una cosa che potrebbe essere magari un contenuto per espansioni o DLC, eccetera. How those will work in between seasons, or will those reset? How does that specifically work? Sure. So also Lilith are one of the features that players can go and collect basically in the overworld that we're going to contribute to their renown total within each of the zones. Okay. Well, and give permanent character power as well. I'm going to get there. Okay. So there's two purposes really that the ci sono due cose per fare per prendere il sistema di fama praticamente. Points that you just called out. Yeah. And then they also provide the renown. I punti skill. So renown is reset on a seasonal basis. So ok, quindi il renown si resetta. Your renown score goes back down to 0. You'll have to go and finish side dungeons, go do side quests. Go sarà contento Asmongold che diceva non le voglio fare un'altra volta e invece you don't need to go do all of that content in the zone to max out your renown bar. There's actually way more activities that grant renown than you actually need to complete in order to finish. Ok, però questo è interessante perché ti dice non è che devi fare sempre le stesse cose, ma ci stanno altri modi per fare aumentare i punti fama. The way that's going to work is that once you've collected that stat boost from a specific ok, quando hai preso il boost alle stat is going to propagate out to other characters. Si propaga a tutti agli altri personaggi. Grazie al follow Johnson. You're playing a hardcore character on launch and you go and do all these things. Those stat boosts you collect will propagate to the hardcore characters you would make in the seasonal realm. And the same is true for players who are playing in the normal realm. Ok, quindi ovviamente diviso tra normal e hardcore. The stat boost they're unlocking via the altars of Lilith will also unlock for their seasonal characters in the future. Such that grazie al follow Rupert. Every altar will work with every new season. Questa parte me l'avevo risentita perché stava la sigla sotto e ho capito poco. Però c'ha a che fare con Lilith, no? Do every single one of them every single time. We want that to be a really fun experience for players to engage with it, particularly while they're exploring Sanctuary for their first couple times. Ok, quindi praticamente quello che sta dicendo è che è proprio quello che in realtà mi sembrava di aver capito male, cioè il fatto che non si dovranno rifare le stesse cose più o meno. If you unlock a permanent stat boost in season 1, that will persist into season 2. Ok, quindi se avete sbloccato una particolare stat, per esempio, nella season 1 persiste alla season 2. Interessante questo, interessante. A livello di account proprio. You can only get this item in this zone, this location, or is there some greater propensity for some items to drop off certain monsters, anything like that?
So we have a number of different creatures in the game that have abbiamo a chance to diverse drop creature che things. possono avere una possibilità di droppare tipo per prendere questi scatter prism che servono per aggiungere i socket agli oggetti. E poi ci sono contenuti che ti danno un certo tipo di materiali. Come fare in Network Dungeon, per esempio. It's good to remind people, and also just to continue talking about it, right? Because it's a new mechanic, and that is that when you're fighting creatures of a certain monster family, like zombies or skeletons, quando combattete mostri di una certa famiglia, questi mostri hanno una più alta possibilità di droppare un certo tipo di oggetto, proprio perché fanno parte di quella famiglia. Like for example, per esempio, skeletons have a chance, not high chance. Gli scheletri hanno irrespective of your class. So you play a barbarian, which can't use crossbows as one of its weapon types. Di droppare gli archi. You might just get a crossbow drop as a result of that. That's tradable with rogues. There's other things you can do with that. But that's not taking a roll from the skeleton. It could drop everything else in addition to that crossbow. It's like an extra bonus thing that skeleton can drop. Every monster family has different things they drop. Figo. Praticamente ci sono le famiglie di mostri che ti possono dare la possibilità di droppare un certo tipo di cose. Anche altro, ma principalmente quello, praticamente. And they'll realize that over time, over the course of time, that these are being dropped based on the monster families they're engaging with. So as players discover more of this, quindi man mano che i giocatori scoprono e combattono contro certi mostri, scopriranno quali sono le migliori aree per farmare un certo tipo di oggetto, tanto per capire. Se ha bisogno di archi devo andare a cercare gli scheletri, ma sta facendo questo esempio lui. So these are the sorts of things that, like, as you're diving deeper into like the hunting gameplay, the item hunting gameplay, these are things to look at. Se questo è per la parte del gioco in cui cercherete di trovare oggetti, hunting game lo intende hunting gli oggetti, ovviamente. This one is kind of tied to some of the server slam stuff that we just announced, which is will there be any additional changes made to the game after the server slam? Ci saranno cambiamenti fatti al gioco dopo il server slam? I mean, we announced that the game has gone gold. The server slam is you're testing a version of the game. Ok, quindi è la versione finale quella che testeremo. That's why it's so effective as a server slam. Now, of course, as a live service game, ovviamente siccome è un live service, è un gioco live service, during the beta, ovviamente non è che rimane quello della beta, ecco. After the game is launched and making changes and making improvements based on. John, ci sarà tosta, sì. Awesome. All right, overlay map versus minimap. Minimap is a little map in the top right corner. Overlay is what we had in the past in D2. Ok, adesso parla della minimap e dell'overlay. The large scale map over your actual gameplay. D4 does not have an overlay map. Non c'è un overlay su Diablo 4, lo chiedono. What's the reason for no overlay? Che cosa ci dite? Yeah, so when you're playing through an action RPG and you're playing through that core loop, you're basically switching between two modes of behavior, right? You're killing monsters or you're navigating. And praticamente dice costantemente cambi tra navigare e uccidere mostri. Have that be as fast as possible. So potrebbe essere utile per averlo just kill those più monsters. Okay, where am I going to possibile. go? Is there objective to the left or right? Dove vado? So the overlay map is very effective. Quindi la overlay map è molto in fact, it's la mappa in trasparenza. It's up there's no reason to ever close it. And so there are a lot of solutions that we've seen. Ci sono diverse soluzioni in terms of like trying to che stiamo vedendo che altri giochi hanno fatto in terms of fading areas per non creare confusione praticamente. What we're trying to do is we're trying to keep the combat and navigation spaces as clean as possible di tenere abbastanza separati il combattimento con la mappa in modo che non si impiccino l'uno con l'altro. Edge of screen indicators on the minimap. We want to add more of those kinds of things. But ultimately, però vogliono fare in modo che la minimappa abbia un po' di chiarezza, when they're going back and forth between combat mode and navigation mode, that they have the tools that they need to do it efficiently and they don't feel like it's a huge hassle. So we're going to be continuing to look at this feedback. Ok, comunque ci continueranno a guardare, insomma ci fanno capire che non c'è da una mappa in trasparenza per adesso, però ci guardano e vediamo perché per adesso è così. Il motivo per cui l'hanno pensato di fare questo, ma ci continueranno a guardare. We have a question saying, are all dungeons going to be single floor iterations with halls like traversing, or are we going to get like ok, ci avremo dungeon solo a un piano oppure anche a più piani? Brings like elevation or depth and so forth into those. You know, it's interesting that
One of the things that we did in Diablo 4 Una delle cose che abbiamo fatto in that's Diablo really 4 cool is that che è molto you don't have figa. to load between dungeon floors. An interesting effect of Non that devi is abbassarti attraverso i piani del you might dungeon. not always notice when you're going down a floor into a lower floor. There is a, there are staircases. In realtà ci sono scale, ci sono cose, ma è come se non te ne accorgi. That shows up. But in many cases our dungeons do have multiple floors. In molti casi ci sono più piani, però siccome è fatto abbastanza continuo non te ne accorgi. When you think back to Diablo 1 and adventuring down through the cathedral, and it's this very deep dungeon, our dungeon tech can certainly do that too, and that's certainly something. Vabbè, ok, quindi praticamente questo lo dico io, ci stanno più piani, ma non ti rendi conto proprio tanto. Ok, ecco il PvP. Solo players versus groups, or are we going to see like 4-man squads ganking lonely players? Yeah, you will see 4-man squads ganking lonely players. I want to make sure I'm really clear about this. The fields of hatred that we have in Diablo 4 fields of hatred are not a place for honor. They're a place for slaughter. So if you go questa è una cosa a cui lui, Pierpo, ha già dato sta cosa, quindi adesso ve lo dico senza tradurlo quello che lui sta dicendo, perché già lo so quello che dirà e quello che ha rilasciato a dichiarazione sull'intervista. Praticamente il field of hatred è una zona di PvP dove non è che si cerca, ovviamente cercheranno un po' di equilibrare, ma comunque praticamente è un posto dove si fa PvP subito e te non te frega niente se uno sta a combattere contro un mostro, tu vai là e gli dai una trambata alle spalle, capito? Cioè, quindi praticamente è un posto dove sarà abbastanza bastardo, cioè non c'è spazio per but in terms of like, I'm walking this space, is there any guarantee that there aren't 3 people somewhere roaming around this area looking to gank lonely people like me? Esatto. There is no mechanic in place to prevent that from occurring. Esatto, non c'è una meccanica anti-ganking, potete aspettare il fatto che vi gankano, o vai da solo e ci prepari e te prepari a morire, oppure ci vai con gli amici. If you were to immediately get killed by other players, there's actually no real penalty for you in that case. Non c'è una penalità vera, però ti dice. Sì, Nico, bisogna piangere. So they have nothing to gain non from bisogna killing, piangere, nothing to lose as a result of that death. So comunque, come volete vedere. Going with the right set of expectations. But there is some pseudo matchmaking to stop like level 100 players ganking level 25 players. That's correct. There is some bucketing in place to make sure that doesn't occur. Ok, c'è un sistema per fare in modo che un livello 100 non possa ammazzare i 25. The fields of hatred are fairly large areas. Innanzitutto è molto grande come area. There are some tools to avoid, ci sono modi per evitare lo stesso gruppo che ti uccide. And there are things like elixirs. Poi ci sono i risir che ti possono far diventare per compensare questo svantaggio. Ma sta cosa degli elisir è interessante. The fields of hatred mechanic, you're collecting these. Comunque, nella meccanica tu prendi questi shard of hatred e le puoi consegnare per la reward. Locations that you can do that, there are several locations. Ci sono molti posti dove le puoi portare, sono attive tutto il tempo, più punti per consegnarle, quindi bisogna purificare queste shard che ti droppano praticamente. A lot of activity in the northwestern part of the zone. Maybe that's a great time to sneak over to the southeastern side and try to quiet. Esatto, se c'è un sacco di gente che sta facendo schiaffi su uno di questi nodi per purificare le shard, cerchi di andare in uno degli altri disponibili. We have a lot of questions related to like seasonal stuff and battle pass stuff. I just want to note that we actually our next live stream. Ok, domande sul contenuto stagionale, sul pass. Soon TM will be actually focusing a little bit on our seasonal structure as well as battle pass and so forth. So we're actually going to leave those comments specifically for that. I keep looking down at the monitor and the people in production behind me keep going, Adam, what's wrong with you? That's just me. In regards to other quick questions that we do have, I'm going to just lightning off a few questions that have been coming up. These are kind of related, I would say, but one is a co-op on PC. Have we looked at co-op su PC, si farà qualcosa del genere, sicuramente. E la tastiera su console, quindi co-op su PC, no couch co-op su PC.
There you go. E no tastiera su console. As you guys know, PC, like the account structure on Battle.net and having 2 accounts at the same time on one PC is a little difficult. And then on console, right now it's just controller play. And as we get past launch and so forth, we'll look at more into feedback and everything from that end. Sì, insomma, per adesso non c'è il couch with regards to the crafting system, can we expect that to be something that is built up to be more robust over time? Ecco, il crafting system diventerà più figo piano piano che si va avanti o no? So, Diablo 4 is a game about killing monsters, collecting Quindi, loot, Diablo 4 prendete, uccidete tutto, prendete roba, prendete materiali, looking for the right ethics. Per cercare di fare gli affix giusti. Just changing some of the crafting options, ovviamente modifying them, cambieremo providing new options that don't exist right now, building upon things we already have in place. You can expect to see a lot of things. Like Diablo 4 is a live service. It's a rich cambieranno nel corso del tempo change, update, and modify the systems we have in place right now. So yeah, you'll definitely see more crafting features over the course of time. Ci saranno più awesome. Opzioni di crafting. Last few small questions. People have been asked about ray tracing. Because we mentioned the NVIDIA DLSS 3 will be coming in. The ServerSlam ray tracing is coming after launch. It's something that we had talked about earlier. Ok, ray tracing non ci sta nel ServerSlam, arriva dopo. This is an interesting question. If you're on your mount, can you actually pick up crafting materials and stuff like that? Ok, mentre sei in mount puoi prendere crafting material. There are a number of simple actions you can perform when you're on your mount. I believe right now you can pick up herbs piccole cose, when you're puoi mounted. prendere orb. Yes. Cool. Orb puoi prendere, ma non so se puoi prendere tutto. The chat's moving incredibly fast. A lot of people are talking about WASD movement right now. We don't have any plans for incorporating that. It's something that we may look into post-launch or whatnot from our end. Cool. I think we got a decent amount of questions in. Talked about this, the beta learnings, and of course all the information about Endgame, and ServerSlam, and the ServerSlam. ServerSlam. Yeah. Yeah. On you mentioned WASD movement, so. No. WASD movement, ok. Non vi potete muovere con WASD. Control customization options that we Ci saranno they are referenced on the blog, and we want to controlli e customizzazione dei controlli, ma non il movimento con WASD. Ways to customize the control scheme in the way that you're thinking of. So something that we're thinking about for the future. Exactly. So. Thank you guys again, and thank you Rhykker Quindi grazie, for intanto joining us this termino week. il video.